Oggi non siamo nella mia baita, ma siamo a trovare un amico che adesso vi presenterò. E questo video sarà un po', diciamo, l'inizio di forse una serie di video in cui si faranno dei giri. Andremo a trovare amici in giro che hanno baite e che mi hanno contattato per andare a bere un bicchiere di vino assieme. E qui abbiamo Roberto, che ho conosciuto, cos'è, un anno fa ci siamo conosciuti? Sì. Mentre lavorava a Cannero, in questo bellissimo paesino sul Lago Maggiore. Ci siamo incrociati, lui mi ha riconosciuto, abbiamo iniziato a chiacchierare, da lì ci siamo scambiati il contatto ed eccoci qua. Ma adesso facciamo parlare Roberto, che ci racconta tutta la sua storia e la storia della sua baita. Ciao a tutti, sono Roberto, questa è la mia baita di due piume, dopo vi spiegherò anche perché si chiama così. Prego, facciamo entrare l'ospite. Allora, cominciamo da qui. Prego, occhio alla testa. Questa è la cucina. Non manca niente, abbiamo anche la macchina del caffè. Direi che sei ben organizzato. Qui c'è quel boiler lì che è una bomba. Pensa che c'ho ancora tanta acqua calda e l'ho acceso ieri pomeriggio. Sì, quello Mi sono lì. fatto la doccia. Dovrei farci un pensierino, La stufetta sarà da cambiare perché un po' funziona, però. Qui c'è il bagno con doccia, senza bidet perché Sei francese? sai, no, mia moglie era inglese, per cui il bidet ok. non lo usano. E qua c'è la cantina, aspetta. Qui c'è la cantina che abbiamo dovuto scavare col martello pneumatico perché questa era la stalla. Lì c'era la mangiatoia, ma c'era la roccia a questa altezza qua. E dentro qua c'è un po' di tutto, c'è il frigo, c'è attrezzi vari. Deposito, dai. Deposito. Questo è il pozzo della baita, 1899. Wow. E dentro lì, non so se riesci a vederlo, ci vuole la pila, ci sono due pesci, Sì, li vedo. uno rosso e uno bianco, che sono lì da 7 anni. Era un esperimento per vedere se l'acqua era buona. Questa è la parte esterna che d'estate si mangia fuori, c'è l'amaca, si sta da Dio. Sì, si sente. Qua si sta da Dio. Acqua anche qui. E qui entriamo nella parte sopra. Qua. Wow, bella. Proprio rifugiato di montagna questa, C'è tanto il tocco di mia moglie, dentro qui. Bella. Questa è la vecchia bandiera di Guernsey, l'isola dove è nata mia moglie. Dopo l'hanno cambiata, infatti fuori ci sono quelle nuove. Poi c'è roba un po' dappertutto, che arriva da tutti i posti del mondo. Beh, bel posticino, Romy, molto accogliente. Complimenti. La mia collezione di coltelli e via. Questa che adesso ormai è diventata un deposito, in origine era la cucina. Quando abbiamo cominciato io e mia moglie avevamo questa cucina qua, lì c'è la botola, c'era una scala e sopra c'è la camera da letto. Si scaldava con quel camino lì, un'umidità terribile perché qua è tutto sottoterra. Per cui... Questo è il pannello solare che mi ha tirato giù il vento l'ultima volta. Tu produci tutto con questo? No, Questo- tu sei collegato però alla rete, hai detto, no? No. Non sei collegato? Io ho il pannello solare questo per sotto e questo qui per la parte vecchia, e poi se mi serve la 220 ho il generatore. Ok. Una cosa che bisognerà migliorare, come il tetto qua che... Al tetto devi ancora rifarlo, quindi? Sì, ho dovuto, la parte di qua ho dovuto mettergli su la guaina perché... Questa è una guaina catramata che si prende la forma del tetto Sì. sotto praticamente. Me l'ha girata un paio di volte il vento però. Perché le piode sono talmente vecchie, sono porose, ci piove dentro. Ho provato a sistemarle, ma
Per il momento resta così, poi vediamo. Pannello solare lo metterò su lì, perché col palo come era prima il vento me lo tira giù. C'è niente da fare. Qua Questa- sono stretto, aspetta. L'apro. Eccomi. Ah, qui c'è la, diciamo, la camera che tu hai detto usi in la suite inverno. estiva, la suite estiva. Ah, questa è estiva? Sì, sì, perché qua d'inverno Fa freddo. anche qua Beh, abbiamo bello. perlinato tutto, ho chiuso la botola che c'era, che veniva su di sopra, perché non serve più. Vabbè, comunque, se non si fosse capito, Roberto è assolutamente appassionato di Sì, cultura leggermente. indiana d'America, ecco, no? Sì, sì. Allora, Roberto, quando è iniziata la tua avventura con questa baita e come si è evoluta? Allora, è cominciata più di 15 anni fa. Per caso, perché a me è sempre piaciuta la montagna. Quando eravamo piccoli, tutti gli anni si andava un mese in Svizzera, sopra Sion, affittavamo uno chalet che era stupendo. I miei nonni sardi avevano la campagna, perché sono sempre stato a contatto con la natura e cercavo una baita da poter comprare. Un giorno siamo usciti a mangiare la pizza con mia cugina, che era la proprietaria di questa baita, e mi ha detto: io sto cercando qualcuno che mi tenga in ordine la baita, perché non andiamo su più, se no va in rovina. Ho detto: cavolo, è una vita io che cerco una baita. E difatti il giorno dopo siamo venuti su, c'era ancora la neve. Quando ho aperto la camera di sopra ho guardato mia cugina e volevo dirle: lascia perdere. Lascia perdere, mi sono sbagliato, non se ne fa niente. Cioè, era covo di topi, di ghiri, di tutto. E niente, il giorno dopo sono venuto su da solo, ho bruciato tutto quello che c'era dentro e poi pian pianino con mia moglie, con mio fratello abbiamo cominciato a sistemarla, imbiancare, mettere a posto la cucina e così per qualche annetto. Poi è morta la proprietaria della parte nuova, che era completamente distrutta, c'era una pianta che ci cresceva dentro. Ho chiesto a quello che l'ha ereditata se me la vendeva e l'ho comprata per un pugno di mosche, perché gli ho dato 3.500 euro. E da lì è cominciata l'avventura, da zero abbiamo fatto di tutto. Cose che non avevo mai fatto prima, tipo la gettata del pavimento, il tetto, col mio amico che abbiamo fatto il tetto. Diciamo tutto fatto in autonomia più o meno? Tutto fatto in autonomia. Il tetto ci abbiamo messo 2 giorni, perché è semplicissimo da fare con queste lastre. E poi, pian pianino sono arrivati i mobili, è arrivata la strada e questo è. Adesso me la godo, perché purtroppo mia moglie non c'è più da dicembre, l'ha goduta finché ha potuto, infatti lei diceva che era il suo paradiso. Quando posso, che è quasi sempre, salgo. Perché adesso tu sei in pensione. Io sono in pensione, sì. Quindi adesso puoi dedicarti totalmente un pochino Certamente. alla baita. Prima invece come la gestivi? Allora, finché lavoravo in Svizzera facevo i miei 2 giorni di riposo che passavo qua. Tornato a lavorare in Italia, gli ultimi 6 anni li ho fatti in Italia e lì venivo quando avevo le ferie o quando avevo il giorno di riposo. Chiaramente quando lavoravo in Svizzera economicamente potevo permettermi qualcosina di più. In Italia, insomma. Poi adesso con la pensione, cara grazia, stare calmi, però Vabbè, insomma, comunque hai un posto in cui sei praticamente abbastanza indipendente, diciamo. Diciamo che io abito a Verbania, a Intra, proprio in centro. Considero più questa casa mia che giù a Intra, perché giù sei in centro, la casa è bella, tutto quello che vuoi, però
troppo caos, qua c'è la serenità. Ma tu conosci questo qua? Cioè, l'ho comprato l'hai io, comprato? senza forzature, ho voluto E prenderlo. adesso e l'hai già letto? L'ho letto tutto, certo. E mi puoi dire un'opinione? Non comperate. Va bene, perfetto. No, veramente bello, merita, scorrevole. Ci accomodiamo qui sulla poltroncina di Roberto con una vista spettacolare sul Monte Morissolo. È proprio un bel posticino qui. E lì dietro c'è una bellissima vista lago che purtroppo è un po' chiusa da questi faggi che Robby vorrebbe, insomma, tagliare prima o poi. Due faggi che tra l'altro sono belli, quindi c'è sempre questo conflitto: tagliare il faggio o avere la vista. Cosa sceglie Roberto? Colui che mi ha aiutato a tagliare il noce in baita. Come mi hai fatto tagliare il noce? Adesso cosa ne dici? Tagliamo i faggi? Ma mi vuoi chiamare per commettere questo crimine? Vuoi pareggiare i conti? Per forza. Roberto, facciamo un brindisi alla baita di Due Piume. Salute. Stiamo andando a fare un giro alla sorgente, così andiamo a vedere dove prende l'acqua. Adesso arriva giù acqua dappertutto. Ma che bella sorgente. Questo è troppo pieno. Poi arriva anche da là, che poi è un altro. Ma quindi arriva direttamente proprio lì dalla roccia? Sì. Allora ecco, buona questa. Da lì, da là. Così questa. I vecchi non lo usavano per fare il formaggio perché era troppo fredda. Usavano quell'altro alpeggio. Questo tubo qui arriva all'altro alpeggio dalla loro sorgente col troppo pieno per evitare di rimanere a secco, perché proprio non veniva quasi giù più niente. Allora 200 metri di tubo in mezzo al bosco, entra dentro lì e va dentro. Io sono un appassionato di nativi americani. Infatti Due Piume, a parte l'orecchino con le due piume, che in lingua sioux è Numpa Winyanka, è un nome che mi sono scelto come facevano i nativi americani, che nascevano con un nome, poi da adulti se ne sceglievano un altro a seconda dei loro trascorsi, e io mi sono scelto Due Piume. Guardate che bel progettino che ha fatto Roberto. Questo glielo devo rubare. È un pulisciscarpe fatto con 4 pezzi di scopa usati ed è molto funzionale. Ti rubo il brevetto qua. Ecco, sì. Dopo voglio i diritti. Allora Roberto, grazie per l'ospitalità, complimenti per la bellissima baita, è veramente un bel posto dove rigenerarsi, spettacolare. Vabbè. Hai la fortuna di avere il Lago Maggiore davanti, un bel privilegio. Allora, sì. Roberto tra l'altro fa anche lui video su YouTube. Quindi sì. fatti un Roberto Carletto, baita di YouTube, baita di Due Piume, vedi? Straparlo, ma 66 anni, perché vabbè, rincoglionito. Sei ancora un ragazzino, dai. Se fai video anche su YouTube, fai un influencer anche. Influencer, allora. Va bene, dai Robby, ci vediamo la prossima volta, magari in baita da me, vediamo, certo, insomma, ci rivediamo. Ci vediamo alla prossima, grazie ciao, Roberto. Ciao. Alla prossima.